Oggi siamo qui con questo microfono, il T-Bone MB85 Beta. Come suona? È adatto a far podcast? Scopriamolo insieme. Come ti dicevo nell'introduzione di questo video, oggi siamo qui con questo microfono, il T-Bone MB85 Beta, che i ragazzi di T-Bone mi hanno inviato in cambio di una recensione, e li ringrazio ovviamente, perché voglio farti sentire come suona questo microfono che nel momento in cui sto facendo la recensione costa sul sito di Thomann 41 euro. Hai capito bene, 41 euro, quindi veramente pochissimo. È un microfono dinamico, questo significa che non necessita della 48 volt, ma può essere pilotato da qualsiasi scheda audio. Perché? Perché in questo momento il gain del mio Tascam Mixcast 4 è impostato a 35. 35 è un gain tutto sommato decente, quindi questo vuol dire che qualsiasi scheda audio tu abbia, puoi utilizzare questo microfono senza necessità di mic booster esterni, quindi risparmi un po' di soldini, hai un microfono che comunque suona bene con qualunque scheda audio tu abbia. È un microfono bello, ha una bellissima colorazione verde acqua con questa fascia di plastica, qui mi piace veramente tanto questa linea. È esteticamente identico, tranne per il colore, all'SM58 della Shure, ma suona in maniera diversa, come stai sentendo. E poi il costo è 41 euro, quindi meno della metà. Questo microfono ha una caratteristica, ovvero è supercardioide. Che vuol dire supercardioide? Che è molto concentrato su ciò che arriva davanti, pochissimo di ciò che arriva di lato e un pochino di ciò che arriva dietro. Quindi, diversamente dai microfoni con pattern polare cardioide, che sono molto più focalizzati davanti e di lato e zero dietro, questo è diverso. È meglio o è peggio? Dipende dall'ambiente nel quale stai registrando, ok? Una caratteristica del supercardioide è che, essendo molto focalizzato davanti, appena ti sposti di un po', senti come cambia il suono, la mia voce diventa molto meno piena. Eppure mi sono spostato a 5 dita. La mia mano è grande ovviamente, però 5 dita. Quindi non è che me ne sono andato in un'altra stanza. Questo vuol dire che devi star fermo davanti al microfono, perché sennò si sente un cambio non solo di volume, ma anche proprio di tonalità nella voce, di grana, di pasta, perché guarda come si svuota se mi muovo. Senti, non è più piena come adesso. Io mi auguro che tu stia utilizzando le migliori cuffie che hai a disposizione per guardare questo video. Se non lo stai facendo, torna indietro per cortesia, metti le migliori cuffie e premi play, perché è importante, stiamo parlando di audio, e se non lo senti, diciamo, non è che sembra sempre la stessa cosa e dici, ma è pazzo. Ok, bene. Dicevo 41 euro, dicevo supercardioide. I microfoni supercardioidi, sarà che io ce ne ho veramente tanti, quindi riesco a comprendere le differenze e sapere quale utilizzare quando. Però i microfoni supercardioidi hanno un certo fascino, un po' come gli ipercardioidi, no? Che sono ancora più stretti, ancora più estremi se vogliamo. Sono microfoni che in tante situazioni ti risolvono la vita, perché se sei in un ambiente particolarmente rumoroso, essendo così stretti riescono a risolverti il problema. Certo, se sei in una stanza parecchio rumorosa, nessun microfono al mondo riesce a isolare tutto il mondo e prendere solo la tua voce. Lo puoi fare con effetti in post-produzione, ma sempre meglio prevenire che curare, come diceva un famoso adagio di un po' di tempo fa. Ti consiglio questo microfono? Allora, come tutti i microfoni nati buoni, io non voglio sembrare di parte, però hanno dal mio punto di vista un rapporto qualità-prezzo pazzesco, perché ti offrono prodotti che da un punto di vista di materiale niente da dire, sembrano microfoni veramente molto costosi, e questo già è molto importante. Da un punto di vista del suono, per 41 euro in questo caso specifico, questo microfono suona veramente bene. Io farò una comparazione tra questo microfono della T-Bone e un altro microfono della T-Bone sempre supercardioide, per vedere quali sono le differenze, e poi vorrei testare questo microfono insieme a quell'altro da T-Bone con altri microfoni, come ad esempio il Behringer XM8005 e altri microfoni, magari lo Shure SM57, Shure SM58, proprio per farti sentire come sì, la differenza di suono c'è, ovviamente, ma se stai iniziando a fare podcast adesso, se
hai iniziato a fare podcast, ma vuoi fare un po' di upgrade della tua strumentazione, tutto sommato, spendendo poco riesci a ottenere microfoni veramente interessanti, ok? E la T-Bone secondo me è uno di quei brand che fa dei prodotti con un rapporto qualità-prezzo pazzesco. Ok, ne ho provati veramente tanti microfoni e T-Bone non è l'unica, ma secondo me è una delle migliori aziende che ci sono adesso per rapporto qualità-prezzo. In questo momento quindi ti dicevo, questo microfono sta entrando dentro il mio Tascam Mixcast 4 senza nessun tipo di effetto, il file audio verrà portato dentro Reaper dove porterò i livelli a meno 14 LUFS. Fatto questo poi lavorerò il video dentro Final Cut Pro X, quindi non è applicato nessun tipo di effetto, quindi mi faceva piacere farti ascoltare il suono pulito di questo microfono, perché sai, a equalizzare, a comprimere, a applicare noise gate, destra, eccetera, si fa sempre in tempo. Ma se il suono non è già gradevole in partenza, perdi soltanto tempo. Quindi non accontentarti di un microfono qualsiasi, prendi un microfono o scegli un microfono che da un punto di vista di suono ti piace, magari non sei innamorato follemente di quel microfono, ti piace, perché tanto, come ti dicevo prima, applicare effetti si fa sempre in tempo. Diverso è se prendi un microfono che proprio non ti piace, dici vabbè, prendo questo, costa pochissimo, non mi piace, però tanto dopo ci applico gli effetti. No, perché è diverso, ok? Se suona male, applichi gli effetti, suonerà peggio. Ok, questa è la regola. Bene, non voglio dilungarmi ancora, fammi sapere che cosa ne pensi. 41 euro. Vale la pena comprare questo microfono? Fammelo sapere nei commenti. Comunque, se hai dubbi, domande, curiosità, tu commenta che lo sai, io ti rispondo sempre nel più breve tempo possibile. Grazie per aver guardato questo video e noi ci vediamo settimana prossima. Ciao!